bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare una borsa molto semplice con un punto che conosciamo già, ma farò una piccola versione. Qui in alto vi ricordo che vi metto il link diretto per potervi iscrivere, così non vi perdete nulla di quello che andrò a caricare sul mio canale. Intanto l'occorrente è della raffia, un paio di forbici, l'uncinetto 4,5, il metro e uno scampolo di tessuto, che sta a voi scegliere la fantasia. Ho preso la mia raffia, ho preso l'uncinetto e ho caricato 40 catenelle, che è multiplo di 8, ci servirà praticamente per poter sviluppare il nostro fondo. Quindi a questo punto ne aggiungo un'altra, quindi 41, che io non conteggio mai, che mi serve per iniziare il lavoro. Vado a fare un punto basso per ogni catenella sottostante. Praticamente alla fine avrò 40 punti bassi. Io adesso continuo il mio lavoro per finire tutte le catenelle col punto basso, poi vi darò anche le misure del fondo. Sono quasi alla fine, finisco gli ultimi due punti bassi e vi dico anche quanto misura. Allora, io con 40 punti bassi col mio uncinetto sviluppo sui 30-31 cm, quindi va benissimo come fondo. A questo punto facciamo una catenella e giriamo il lavoro e continuo a fare dei punti bassi entrando in tutto il punto normalmente. Ok, andiamo a sviluppare un laterale più o meno che va dagli 8 ai 10 cm, poi vi dico le righe esatte che mi sono servite per svilupparlo. Quindi io adesso non faccio altro che continuare a lavorare delle righe di punti bassi, ok, in andata e in ritorno fino a che sviluppo 10-8 cm. Dopo vi darò il numero preciso delle righe che mi sono servite. Io ho continuato il mio fondo e dopo sole 10 righe di lavoro ho sviluppato quasi 10 cm, quindi sono 9,5 e io mi fermo qui. A questo punto iniziamo il corpo della borsa. Prendo il mio fondo, faccio una catenella, entro qui, quindi nell'ultima riga lavorata, proprio prendendo tutto il margine, faccio un punto basso e 2 catenelle. E questa è la mia prima maglia alta. Intanto mi sono preparata anche 4 marcapunti perché mi sono resa conto che più potrebbe facilitare il lavoro. Carico l'uncinetto, vado nella riga successiva di lavoro e vado a fare un'altra maglia alta. Carico e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi io alla fine, per quanto riguarda questo laterale, andrò a fare 10 maglie alte in questo modo. Entro praticamente in ogni riga di lavoro. Prendo proprio il punto in pieno, così sono sicura che il corpo borsa regge. Okay. Sono andata avanti, ho finito il mio primo laterale del fondo. A questo punto prendo un marcapunti e segno la prima maglia alta, che comunque è molto riconoscibile perché è lì dove andremo a chiuderci. E allo stesso momento segno anche l'ultima del laterale. Perché? Perché queste qua saranno per tutto il lavoro uguali identiche, quindi saranno sempre delle maglie alte, però per non avere difficoltà a riconoscerle è meglio segnarle. A questo punto giro leggermente il lavoro, carico l'uncinetto e vado a fare le maglie alte sul laterale, e queste saranno 40 perché sto lavorando praticamente sulle catenelle iniziali, sul lato dove ci sono le catenelle. Quindi carico l'uncinetto, entro in ogni punto di base, che come vedete è molto facile da riconoscere, e vado a lavorare una maglia alta per ogni punto disponibile. Quindi continuo il mio lavoro fino ad arrivare a quest'angolo. Ho lavorato le mie 39 maglie alte, vado a fare anche la 40esima, quindi un lato è finito. Carico l'uncinetto e mi occupo del laterale, quindi devo fare 10 maglie alte perché ci sono 10 righe. Quindi carico, entro proprio nella riga, non andate nel punto che magari si rovina la raffia, quindi entrate proprio nella riga e prendete pure il cappietto iniziale, nascondetelo e fate una maglia alta, proprio in questo modo. La marchiamo anche perché questa è la prima del primo laterale, così non ci sbagliamo. Quindi carico l'uncinetto, vado nella seconda riga e vado a fare un'altra maglia alta in questo modo. Fate dei movimenti lenti perché così non avete difficoltà a lavorarla
essendo un filato particolare. Carico e vado nella terza riga, in questo modo, così. Ci ritroviamo a quest'angolo qua, vado a lavorare anche la 10ª maglia alta, sarebbe da lavorare qui, però siccome io prendo il punto intero la lavoro proprio il punto basso, su questo qua, quindi è molto più resistente. Marchiamo anche questa perché è la 10ª. Non ci resta che lavorare l'ultimo laterale, quello praticamente più lungo, quindi carico l'uncinetto, rientro sempre qua e faccio una maglia alta, carico, mi sposto nel prossimo punto, faccio un'altra maglia alta. Di conseguenza le maglie alte per questo laterale più lungo saranno sempre 40, quindi ci ritroviamo a chiudere il primo giro di lavoro. Ho lavorato le mie 39 maglie alte, non mi resta che fare la 40. Tolgo questo marcapunti temporaneamente e vado a chiudermi 1 2 qui sulla terza, perché c'è un punto basso e 2 catenelle, quindi sarebbero come se ci fossero 3 catenelle. Ok, a questo punto non andiamo a continuare sempre verso questo lato, nel senso di lavorare in tondo, perché io voglio comunque i miei laterali belli dritti. Se andassimo sempre in questa direzione, quindi se lavorassimo in tondo, alla fine la borsa prenderebbe una piega leggermente curvata e non è quello che voglio, quindi torno indietro, giro il mio lavoro, rientro, sposto il filo prima di tutto internamente, che così non si vede. Ok, rientro sempre qui dove ho fatto la maglia bassissima, dove mi sono chiusa, e mi alzo con un punto basso e 2 catenelle, quindi blocco il mio marcapunti qui. Adesso iniziamo a fare il punto fantasia sul laterale più lungo. Per i laterali più lunghi andremo a fare una versione del punto papavero. A questo punto quindi io carico l'uncinetto, vado nel prossimo punto e vado a fare una maglia alta, poi faccio una catenella, poi conto 1 2 3, nel quarto punto di base vado a fare un ventaglio formato da 5 maglie alte. Fate dei movimenti non troppo veloci, così non vi stancate la mano e il polso. Tirate di più la parte più bassa della maglia alta rispetto a quella più alta, così il punto è bello gonfio, ecco. Faccio una catenella e vado a conteggiare 1 2 3, nel quarto punto di base vado a fare una maglia alta, in questo modo qui, quindi faccio una catenella, carico, conto 1 2 3, nel quarto punto vado a fare il mio ventaglio formato da 5 maglie alte. A me mi piace di più con la raffia che il punto alto sia tipo nella parte più bassa molto più gonfio rispetto a quella più alta, ma potete anche lavorarlo normalmente, non ci sono problemi. 3 4 e 5 maglie alte, eccola qui, catenella, 1 2 3, nel quarto punto vado a fare la maglia alta. Siccome noi abbiamo 40 punti di base avremo 5 motivi, quindi continuate con gli altri 3 fino ad arrivare all'angolo. Sono andata avanti, ho fatto anche gli altri 3 motivi, di conseguenza mi trovo sull'angolo. Ho fatto anche la catenella, quindi 1 2 3, mi devo chiudere proprio qui dove c'è il marcapunti, quindi faccio la maglia alta che sarà anche quella da segnare. Ho deciso che per quando si inizia la riga, ecco la fermata, quando si inizia la riga è meglio iniziare con una maglia alta perché comunque ci dà più supporto, invece quando si finisce il motivo si può finire direttamente sul margine. A questo punto mi occupo dei laterali. I laterali non devo fare altro che andare a lavorare delle maglie alte, quindi se sono state 10 nel giro precedente
saranno 10 anche in questa riga. Di conseguenza io adesso continuo a lavorare delle maglie alte fino al marcapunti. Sono arrivata al marcapunti, che lo tolgo temporaneamente, quindi lavoro la maglia alta e lo rimettiamo. Adesso devo lavorare i motivi con i ventagli, quindi la prima riga del punto papavero, però faccio un'altra maglia alta, così nell'angolo sta leggermente più dritta, e faccio una catenella, carico l'uncinetto, poi vado a contare 1 2 3 4 e vado a lavorare qui dentro il mio ventaglietto formato da 5 maglie alte. Praticamente è come l'atto precedente. Questa è la prima riga di lavoro col punto fantasia. Una catenella, poi 1 2 3, nel quarto vado a fare la mia maglia alta in questo modo. Quindi continuo anche su questo lato come su quest'altro ad avere 5 motivi e ci ritroviamo al prossimo marcapunti. Sono andata avanti con i miei motivi, quindi ho fatto già la catenella, carico l'uncinetto 1 2 3, nel quarto punto che c'è anche il marcapunti vado a fare la mia maglia alta, sposto il marcapunti dalla base alla maglia alta appena lavorata, così è già segnata. A questo punto devo occuparmi dell'ultima porzione. Una l'ho lavorata, una c'è già qui, quindi in mezzo mi restano 8 maglie alte da lavorare. Sto per terminare la mia seconda riga di lavoro, mi chiudo qui dove si trova proprio il marcapunti, quindi su 1 2 il terzo punto della maglia alta con una maglia bassissima, in questo modo qui. Prima di marcarlo giro il lavoro perché devo tornare indietro, siccome vado a lavorare di andata e di ritorno. Di conseguenza lo allungo leggermente, stavolta lascio il filo da questa parte perché è interno, quindi sulla parte interna della borsa. Entro qui cercando di fare un po' di attenzione perché è bello stretto, siccome l'ho fatto molto stretto, in questo modo vado a fare quindi un punto basso, 1 e 2, che sarebbero 3 catenelle, ma preferisco vederlo così, quindi un punto basso e 2 catenelle. Qui nella seconda catenella vado a segnarla. Adesso torno indietro sul lato più corto del lavoro, quindi vado a fare le mie maglie alte, quindi questa è già la prima, vado a fare la seconda, la terza e così via fino ad arrivare a 10 maglie alte, che in realtà devo arrivare qui al marcapunti. Sono già arrivata al marcapunti, quindi lo tolgo temporaneamente e vado a fare l'ultima maglia alta in questo modo. Lo marco di nuovo. Adesso ci troveremo sulla parte più lunga dove andremo a fare praticamente la seconda riga del punto fantasia, del punto papavero. Quindi senza dover fare catenelle o nient'altro, carichiamo direttamente l'uncinetto e andiamo a lavorare direttamente sulla prima maglia alta del ventaglio facendo una maglia alta in questo modo. Poi facciamo una catenella, carico, vado a lavorare una maglia alta sulla seconda maglia alta del ventaglio. Comunque vi metterò qui in alto il link diretto del video del punto fantasia, che così ci date anche un'occhiata. Quindi un'altra catenella, vado a lavorare sulla quarta maglia alta, catenella, vado a lavorare sulla quinta maglia alta del ventaglio in questo modo. Vedete? A differenza del ventaglio non ho allungato molto la parte bassa del punto alto perché mi servono delle maglie alte normali. Per andare a lavorare il secondo ventaglio non devo fare nient'altro che spostarmi direttamente caricando l'uncinetto e andare a lavorare una maglia alta sulla prima maglia alta in questo modo. Poi faccio la mia catenella, vado a lavorare la maglia alta sulla seconda maglia alta del ventaglio. Vedete?
senza punti di separazione. Per la terza riga noi quindi dobbiamo andare a continuare a lavorare sul punto fantasia. Quando ci ritroviamo qui che c'è il marcapunti, iniziamo a lavorare la parte con i punti alti, ok? Fino al secondo marcapunti. Dopodiché ci ritroviamo sulla parte più lunga della borsa, quindi sul laterale più lungo, e dobbiamo iniziare a fare la seconda riga del punto fantasia. E così via ci ritroviamo fino a chiudere la riga. Mi ritrovo di dover chiudere la terza riga di lavoro. Qui c'è la maglia alta prima della chiusura che vado a fare. In questo modo abbiamo più sostegno e risulta anche meno visibile. Quindi tolgo per un attimo il marcapunti e vado a chiudermi 1 2 qui nel terzo punto con un punto bassissimo, in questo modo, ok? Giro il lavoro. Prima di girare il lavoro vi faccio vedere, vedete? Questo è il mio punto fantasia e le righe di lavoro per quanto riguarda il punto fantasia sono finite. Adesso nella terza andiamo a ripetere quella con le maglie alte. Iniziamo la quarta riga di lavoro, quindi giro il lavoro, mi porto il filo sulla parte interna, quindi sulla parte tra virgolette brutta, rientro qui dove c'è il punto basso appena fatto e vado a fare un punto basso e 2 catenelle, che è la mia prima maglia alta, in questo modo. In questa riga andiamo a rifare la riga di maglie alte. E in che modo? Semplicemente, prima di tutto vado a lavorare la maglia alta, questa qui. Dopodiché salto questa maglia alta, carico l'uncinetto e vado proprio all'interno e lavoro una maglia alta. Carico l'uncinetto, vado a lavorare sulla seconda maglia alta del ventaglio. Mi prendo un po' di filo, vedete? Carico l'uncinetto, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto vado a fare la maglia alta sulla maglia alta centrale, che sarebbe la terza, in questo modo. Carico l'uncinetto, lavoro anche tra la terza e la quarta. Scusate, mi sono impigliata con il filo, in questo modo. Poi carico l'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta sulla quarta. Vedete? Adesso vado a lavorare l'ultima qui tra la quarta maglia alta e la quinta, in questo modo. Praticamente sono andata ad avere gli stessi punti di base, quindi quelli della prima riga, perché sono 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Quindi ho ripreso i punti per quanto riguarda il mio ventaglio. Continuo il lavoro spostandomi a riprendere anche il secondo ventaglio. Carico l'uncinetto, vado qua tra i 2, entro proprio in questo modo e vado a fare una maglia alta. Carico l'uncinetto, salto la prima maglia alta del ventaglio, quindi non verrà mai lavorata, entro proprio tra la prima e la seconda, quindi dove c'è la catenella, e faccio la maglia alta. In questo modo. Carico, mi sposto sulla seconda che è da lavorare. Carico, tra le 2 c'è la catenella, quindi è da lavorare. Carico, vado a lavorare sulla maglia centrale che è la terza. Scusatemi. Carico, vado a lavorare sul spazio praticamente che c'è tra la terza e la quarta. Poi vado a lavorare sulla quarta, carico, vado tra la quarta e la quinta. Eccoli qua. Adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. Ho finito il quarto giro di lavoro, come vedete questo è lo sviluppo, quindi questo è il primo con la maglia alta, il secondo con i ventagli, poi il ventaglio che si apre e la quarta riga è quella dove riprendo i punti sempre con la maglia alta, in questo modo che vi ho fatto già vedere. Praticamente
ometto di lavorare la prima e l'ultima maglia alta in questo modo e tutti gli altri punti vengono lavorati. Mantengo costante i laterali in questo modo, come vedete 10 punti 10 punti, e il punto per quanto riguarda il corpo borsa è questo, da ripetere fino a quando non arriva alla lunghezza che desiderate. Io andrò a lavorarlo finché mi sviluppa a 30 cm, però tolta la riga con le maglie alte più o meno mi sviluppa a 7 cm per motivo completo, quindi se devo sviluppare più o meno 30 vado su 28 perché tanto è da riprendere sempre a punto basso, così non si allarga troppo rispetto alla base. Vado sui 4 motivi, quindi io continuo il mio lavoro e ci ritroviamo per i manici e per la fodera. Avanti con la mia borsa, ho fatto il corpo borsa che si è sviluppato alla fine su 4 motivi, quindi 1 2 3 e 4 più la prima riga, quella di punto alto, che abbiamo ripreso praticamente il fondo. Di conseguenza la mia borsa ha 13 righe di lavoro. Dopodiché sono andata sempre lavorando di andata e di ritorno a riprendere tutti i punti e ho fatto una riga di punto basso. Vedete questi marcapunti? Allora, questi marcapunti sono quelli che mi aiuteranno adesso a creare i manici, perché saranno direttamente incorporati alla borsa, quindi non ci sono le cuciture. Di conseguenza io cosa sono andata a fare? Ho lasciato 10 punti da una parte, quindi partendo proprio dal margine, praticamente un motivo e 2 punti dell'altro, e così ho fatto anche da questa parte, 10 da questa parte, anche sull'altro lato sempre 10 e 10, quindi in mezzo noi praticamente abbiamo 20 punti volanti che andremo a fare adesso i manici. Vi faccio vedere anche come si fanno. Intanto io sono qui che devo andare a chiudere la riga insieme a voi. Ho preso l'uncinetto e vado a fare l'ultimo punto basso, mi vado a chiudere con una maglia bassissima. A questo punto giro il lavoro perché anche i manici saranno lavorati sempre in andata e ritorno. Allungo leggermente l'asola, rientro qui in questo modo e vado a lavorare la parte del laterale, quindi di quello più corto, meno largo, ecco. Quindi vado a fare un punto basso in questo modo per ogni punto sottostante. Questo fino a dove? Continuando, praticamente io continuo a fare dei punti bassi fino al primo marcapunti, che si trova, mi ripeto, questo qui finisce il margine, ok, a 10 punti rispetto al margine, al laterale più meno largo. Quindi ci ritroviamo qui. Sono arrivata qui dove c'è il marcapunti. Vado a lavorare anche questo punto perché è il 10° e così ho la sicurezza di avere i manici centrati sulla borsa. A questo punto, per andare a creare il nostro manico, dobbiamo creare una catenella volante. Qui sta a voi decidere quanto la volete lunga questa catenella, perché se noi abbiamo 20 punti di base, facendo solo 2 punti già questo manico è perfetto, perché comunque arriva un semicerchio molto leggero. Più catenelle mettete, più questo semicerchio è largo, quindi potete metterla anche alla spalla, quindi qui dovete decidere voi. Io, facendo una via di mezzo, decido di fare 25 catenelle, quindi non devo fare altro che fare 25 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 fino ad arrivare a 25 catenelle. Fatte le mie 25 catenelle, adesso qui è il marcapunti dove abbiamo finito di lavorare, queste sono le mie catenelle volanti, questo è il secondo marcapunti di questo lato. Di conseguenza vado proprio dove c'è questo marcapunti e vado a lavorare un punto basso. Cercate di farlo leggermente più stretto, perché così con l'indosso e con il tempo non rischi di allargarsi troppo. È normale che è sempre un punto basso, non è un punto bassissimo. A questo punto questi marcapunti non ci servono più, quindi li togliamo e vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante in questo modo fino ad arrivare dall'altra parte, quindi sull'altro lato dove c'è questo marcapunti turchese. Quindi adesso voi dovete lavorare tutti i punti disponibili fino ad arrivare da questa parte. Io sono arrivata al marcapunti turchesi, come dall'altra parte vado a lavorare quindi questo punto, cercando di prendere tutto il filo, non come me, piccola battuta,
e adesso non dovete fare altro che fare lo stesso numero di catenelle che avete fatto dall'altra parte. Quindi siccome io ne ho fatte qui 25, anche da questa parte andrò a farne 25, quindi 1 2 3 4 5 e così via. Ci ritroviamo che ci chiudiamo qui dove c'è il secondo marcapunti di questo lato. Ho fatto le mie 25 catenelle, di conseguenza vado qui dove c'è il marcapunti viola e lavoro un punto basso leggermente più stretto rispetto agli altri, perché sempre per lo stesso motivo, quando vado a indossarla non si allarga troppo. Lo tolgo perché ormai non mi serve più, io ormai mi sono impostata ai manici e continuo a lavorare i miei punti bassi fino a finire la seconda riga di punto basso, perché la prima l'ho usata per assestare il lavoro, comunque i ventagli tendono ad allargarsi, e questa è la seconda, l'ho usata per creare i manici. Adesso ne faremo altre due per dare consistenza al lavoro, di conseguenza ho i manici che con l'uso non rischiano di rovinarsi, quindi 2 righe per quanto mi riguarda vanno benissimo. Quindi vedete che qui è l'inizio della mia seconda riga. Adesso io quindi lavoro tutti i punti bassi disponibili fino ad arrivare a questo punto, dopodiché giro il lavoro, quindi torno indietro e vado a lavorare dei punti bassi e lavoro anche le catenelle dei manici. Adesso io finisco questa riga, la rinizio, ci ritroviamo che vi faccio vedere come ripassare questa catenella volante. Ho finito la riga, mi sono alzata e sono ritornata indietro, quindi mi ritrovo proprio sulla catenella volante. Vado a lavorare quindi l'ultimo punto basso disponibile prima della catenella e qui c'è il punto basso di chiusura che vado comunque a lavorare. Bisogna sempre lavorare tutti i punti disponibili, non ci si salta nessuno, perché dopo c'è il rischio che perdendone alcuni, essendo comunque un filato consistente, si veda. A questo punto vado a lavorare le catenelle. Essendo la catenella sul rovescio, magari avete un attimo di difficoltà, ma non vi preoccupate. Entrate proprio qui, non sulla costa sopra, che rimane questo lavoro di due, chiamiamole segmenti che si vedono, che non è bello da vedere, ma entrate, cioè neanche qui, entrate sotto, quindi voi dovete prendere il punto pieno nella parte lavorata. Ve l'ho fatto vedere in un cordoncino, al massimo vi metto il video come indicazione per vederlo meglio. Quindi lasciate qui l'ultima barretta, non la lavorate, lavorate le altre due. Quindi praticamente voi a questo punto dovete conteggiare le catenelle che avete fatto all'inizio. Io ne avevo 25, quindi io adesso ne avrò 25 punti bassi. Però vedete che è più bello, perché se noi lavorassimo solo qui sopra, adesso ve ne faccio vedere 2 punti così ve ne rendete conto. Guardate come si allarga, come è brutto, e non mi piace l'effetto. Quindi se si lavorano 2 e se ne lascia una è molto più consistente, rimane questa riga bella pulita, in questo modo qui. Vedete? È diverso. Allora, per non farvi vedere come si fa, perché tanto è facilissimo, è importante che avete capito come si ripassa la catenella volante. Adesso voi dovete continuare in questo modo, quindi continuate sul manico, perché ormai è diventato un manico con tutti i punti, dopodiché fate tutti i punti per quanti ne avete di disponibili fino ad arrivare al secondo manico. Anche qui ripassate la catenella volante in questo modo e andate a chiudervi nella terza riga di punto basso. Dopodiché tornate indietro e fate un altro ripassaggio. Io ne farò 2 perché già con 2 il manico ha sui 2-3 centimetri ed è secondo me più che sufficiente. Se li volete insomma molto più larghi, più importanti, fatene 2-3 passaggi, anche 4, e poi è un gusto vostro personale. Io intanto vi ho dato le indicazioni su come riuscire a farlo. Ritagliate un rettangolo lungo 70 cm e largo 44, dopodiché lo andate a piegare e fate le cuciture sui lati e sul sopra con la macchina da cucire o a mano se preferite. Ricavate il fondo praticamente lasciando 6 cm del triangolo che si forma come punta da una parte e 6 dall'altra, e andate a fare la cucitura. Dopodiché tagliate questi angoli che non vi servono più e così riuscite a ricavare il vostro fondo. È molto facile. Dopodiché la fodera la inserite nella borsa, con ago e filo andate a fare la cucitura ed è finita. Ho cambiato la
postazione perché ve la volevo far vedere integrale, siccome è uscita bella capiente. Dentro c'è un asciugamano messo per tenerla in forma, vedete quanto è grande, e c'è ancora tantissimo spazio, quindi per il mare è veramente l'ideale. Poi ho usato pochissimo materiale perché, come avete visto all'inizio, ne ho usato solo 200 grammi. Mi piace un sacco. Vi volevo solo dire che io, a differenza di solito, insomma, le fodere con il colore più scuro, comunque nella parte colorata, viene usata internamente. Questa volta io l'ho usata all'esterno perché comunque mi piace anche la parte chiara che sia visibile all'interno, ma soprattutto ho preferito utilizzare il grigio per farlo trasparire dal punto invece che il bianco, ma è una questione di gusti. Poi se avete una fodera in tinta ancora meglio. Per di più ho usato il filo per cucito beige per fare la cucitura, sia perché ci sta benissimo con la parte interna, ma anche perché mi sono dimenticata di comprarlo nel colore blu o azzurro. Poi se voi ce l'avete ancora meglio. Quindi ho fatto la fodera come vi ho fatto vedere le indicazioni prima nelle foto e poi con le indicazioni a voce. Dopodiché sono andata e l'ho cucita con l'ago e filo ancora con il colore beige. Cerco di avvicinarvi, però come vedete i punti sono talmente ben nascosti perché sono andata a entrare proprio dove c'era già la cucitura fatta con la macchina da cucire, che non risulta neanche visibile. Io spero tanto, come sempre, che vi sia un progetto utile. A me mi piace un sacco, è veramente comoda, poi è molto leggera perché, come ho detto, ho usato pochissimo filato, e quindi non vedo l'ora di vedere i vostri messaggi, i vostri commenti e di leggere, insomma, i vostri pensieri. Quindi vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.